È finito il 2023, o comunque sta finendo, e vi voglio parlare dei 10 profumi che mi ricorderò del 2023, che mi hanno colpito di più nel 2023, diciamo le mie scoperte di quest'anno. Quest'anno ho iniziato a lavorare molto di più nell'ambito social, quindi ovviamente sono arrivate più collaborazioni, quindi ho scoperto anche molti profumi, sono stato all'Exans, sono stato al Pitti, quindi nell'ambito profumeria diciamo che mi sono mosso bene, anche se non è esattamente l'unica cosa di cui parlo, ovviamente per chi mi conosce lo sa benissimo che è una mia passione, ma io parlo anche di molt'altro, parlo di tutto quello che riguarda un po' anche il documentare il mio percorso, e una delle mie piccole passioni sono i profumi, quindi anche a livello monetizzabile è qualcosa di semplice e lo faccio volentieri. Mi piace il lato artistico dei profumi, mi piace quello che può fare nelle persone, quello che può scaturire nelle persone, e ci sono 10 profumi in particolare che mi hanno colpito tantissimi profumi, in realtà potrei fare una lista di 100 profumi, ma per il video e che non voglio renderlo troppo lungo vi parlo di 10 profumi. E quindi iniziamo. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Di Liero, ex Mr. World Italia. Ho iniziato a lavorare nella moda full time per poi proseguire nella creazione di contenuti. Hanno iniziato a chiedermi sui social come gestire i capelli, come gestire la parte esteriore, e da lì è iniziato un po' tutto il mio percorso sui social media. Documentare il mio processo di miglioramento all'esterno mi ha portato sempre di più a cercare una crescita personale che mi ha portato a una crescita interiore. Tant'è che tuttora quello che faccio è documentare il mio percorso anche di crescita interiore, che è la cosa su cui mi sto concentrando di più in questa fase della mia vita. Quindi se volete supportarmi o siete interessati a questo genere di video, potete iscrivermi, o comunque se avete domande scrivermi su Instagram e rispondo a tutti gli DM. Vi ho messo 10 profumi, ma anche una menzione onoraria di un brand con cui ho iniziato a collaborare quest'anno, ma ve ne parlo non solo per la collaborazione, ma perché è proprio uno dei brand che in effetti mi ha colpito di più, e non inizio collaborazioni con i brand se non è qualcosa di cui parlerei in ogni caso, o comunque che hanno veramente qualcosa da dire. E il brand in questione, ragazzi, è Agarty. Questo è un brand pazzesco, sono andato al Pitti alla loro presentazione. Al momento sono 4 profumi ed è il brand ispirato al metaverso. Se andate sulla loro pagina Instagram trovate tantissime immagini create con l'intelligenza artificiale, quindi immagini bellissime che avevo visto anche in anteprima ed erano pazzesche, boccetta fantastica, c'è un sacco di lavoro dietro, sono tutti estratti quindi durano tantissimo, ma il bello è la storia che raccontano, proprio questa avventura in un mondo fantastico, nel mondo di Agarty, in territori incredibili, scenari pazzeschi, e ovviamente è anche un racconto olfattivo, quindi viene raccontato tramite le fragranze. Ad esempio io vi parlo sempre di Hidden Shore, che è il mio preferito, che va proprio a evocare questa situazione quasi una giungla, effetto Pandora di Avatar, molto bagnata, molto fredda, con questa bruma, un po' misterioso, però acquatico. Ma ci sono anche altri, c'è una situazione paradisiaca come Waterway Spell, un po' mistico però allo stesso tempo che sa di rugiada. C'è una situazione invece come Burning Core, più bruciante, più caldo, dolce, con questa specie di deserto e questo astro dolce che si scioglie con queste immagini bellissime. Oppure Floating Lands, quindi una situazione luminosissima con queste isole che levitano, grattacieli scintillanti al di sopra, quindi veramente ti portano ed evocano delle situazioni incredibili, quindi mi sentivo di menzionarlo. Il secondo, ragazzi, ed è soprattutto perché comunque è mio amico, mio collega, ma veramente mi ha sorpreso, è il brand di Alex. Non solo questo che è la linea privata, ma anche quello precedente che aveva fatto, sono stati un po' una scoperta, perché ti fanno proprio vedere il lavoro di qualcuno che conosce esattamente quello che sanno, che vogliono le persone, come quando era uscito il brand di Jeremy Fragrance, mi erano piaciuti molto. Non sono qualcosa di estremamente artistico tipo quelli che avete appena visto di Agarty, ma è semplicemente una fragranza che funziona bene, c'è dietro quel lavoro, c'è dietro il suo animo, c'è dietro lo stile, ed è qualcosa che ho imparato ad apprezzare tantissimo. Jane Musk mi piace molto, ma Citro d'Ora, una fragranza che è rimasta e rimane nella mia rotazione tutti i giorni, fresco, buono, questo tè nero super dissetante, lo metto quando vado in palestra, lo metto quando vado anche in situazioni indoor durante il giorno, in tutte situazioni in cui voglio dare una presenza ma senza esagerare, è perfetto. Un altro è Wienerblut, quindi il brand Wienerblut, che è un brand concettuale, e in particolare questo qua che è Clubwasser, perché non conoscevo un brand che finalmente sapesse di naturale, quindi un brand che finalmente racconta qualcosa in modo molto naturale, quindi non sa quasi di profumo ma sa proprio di una situazione. Ad esempio Clubwasser, immaginate questo ramo spezzato ancora vivo, quindi non è ancora un ramo secco ma è ancora verde con la linfa, però d'inverno, quindi c'è la bruma, c'è il freddo, e in questa
questa erba un po' alta, un po' incolta, scusate, in cui c'è questo ramoscello nella mezza brina della mattina, quindi tutto un po' bagnato, senti questo odore qua ed è incredibile. Un altro brand che ho scoperto, ma in particolare un profumo, è Black Star di New York. Questo penso che sia diventato al momento il mio profumo preferito. È perfetto. Non so neanche cosa dirlo. Black Star è proprio... New York come brand mi piace molto, non ci collaboro, ma è qualcosa di pazzesco e è uno dei parfum, e questo qua sa proprio di spazio, sa proprio di coscienza, sa proprio dell'odore misterioso, di quella luce dell'umanità che a un certo punto compare in mezzo a questo spazio completamente nero e vuoto. È un profumo spirituale, è un profumo buonissimo, però non è spirituale come tu lo immagini, non sa di liturgico, non sa di incenso. È un profumo, è profumato, però non lo so, un po' orientaleggiante, mi piace tanto, è freddo, quindi ha questa rosa fredda, però con questi legni, con questo accordo classico orientale, mi piace tantissimo. Il secondo, che è un brand che ho scoperto, mi sembra il Pitti, è questo qua, Attar Al-Has, in particolare questa fragranza che mi hanno dato completamente a caso e è buonissima. Cioè ragazzi, guardate, non solo la boccetta sa di Principe Disney. Voi immaginate il Principe Disney, anche la boccetta sa di Principe Disney, di cosa stiamo parlando. Che è un po' antico, buono, maschile, ma leggermente fruttatino, quindi sa sempre di innocente, ma maschio, e sa di nobile, sa di... non lo so, è perfetto. Un po' di bosco, un po' di avventura, un po' di... è pazzesco, è veramente... mi piace tantissimo. E un altro brand che ho scoperto, tra cui questo qua che è il mio preferito, è Kajal ed è Almaz. Questo qua ragazzi è il classico accordo fruttato che funziona. Quell'accordo che arriva, che c'è in erba pura, che c'è in tantissimi profumi, ed è l'accordo secondo me di quest'anno che funziona tantissimo, è buonissimo, si ricevono un sacco di complimenti ed è fortissimo. I Kajal mi hanno soprattutto colpito perché sono fortissimi, cioè tu lo metti e si sente per l'eternità. Ma questo in particolare sa proprio di... è un po' più elegante ed è un po' più sofisticato, un po' più complesso, e quell'idea di quel pulito sensuale elegante quando esci dalla doccia con qualcosa di fruttato, però molto molto sexy. Questo qua mi ha colpito molto. Altro brand che ho scoperto, altro profumo che mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo a me le confezioni piccole, ed è Jeroboam ed è Floro. Questo brand qua è una bomba, cioè voi in questa piccola cosa avete una bomba, e questo è più o meno la stessa dimensione di quello che è comunque quella parte fruttata molto buona, è un po' piacciona di Almaz, però qua diventa più naturale, leggermente più naturale, e anche questo è fortissimo, anche Gozo, tutti gli altri, però questo Floro è super sottovalutato, è una bomba, non piace a tutti ma a me piace tantissimo, è una delle mie piccole scoperte del cuore di quest'anno e lo indosso stravolentieri. Un altro ragazzi, questo l'ho scoperto a caso durante il Black Friday e penso che sia l'unico tra questi che mi sono comprato da solo, tra virgolette, ed è un profumo di Intimissimi. Intimissimi Black. Confronto agli altri non ha ovviamente la stessa artisticità che c'è dietro, non c'è niente di complesso, però ragazzi, è un profumo buono, è un profumo buono, l'ho pagato 9 euro, costa tipo 50 euro, ma c'era una promo del Black Friday che, dato che ho comprato tipo 5 magliette e una me l'hanno data in omaggio, questo potevo pagarlo 9 euro. Ce n'erano due, c'era Grey e Black, ho preso Black. Ragazzi, porca miseria se è buono. Sa di Intimissimi, sa di uomo, avete presente il modello di Intimissimi? Che sta a casa, quindi un po' cozy, un po' coccoloso, però sempre un po' ammiccante. E questo qua non è dolce, è maschile, però rimane subtle. Ecco, come un po' una seconda pelle, ma bella presenza. Mi piace tantissimo. Anche la boccetta è bellissima, così nera opaca. E gli ultimi 3 profumi. Uno è il profumo che mi ha fatto innamorare della profumeria di nicchia ed è l'Oran Mazzone, e quest'anno l'ho ricevuto e in questa versione aggiornata, quando l'ho scoperto io c'erano ancora le boccette vecchie, ed è sensuale e decadent. Questo profumo per me mi fa veramente cadere le braccia, questo è pazzesco, è sensuale e decadente, è proprio lattiginoso, caramelloso, sensuale, che cadente, calante, non so come spiegarlo, è incredibile, gotico, è pazzesco, è qualcosa di... queste cose qua sono le cose che mi piacciono nella profumeria. Mancano gli ultimi 2, uno è questo qua, ed è profumo di Firenze e si chiama Viandante. Profumo semplicissimo, pulito, non sa di viandante, ma è uno dei profumi che ho indossato con più volentieri quest'anno.
pulito, semplice, bello, leggermente fruttato. È un po' sempre nella direzione di Floreal Mats, però comunque sono tutti e tre diversi. E questo qua è proprio bello, cioè proprio uno di quei profumi che mi vado a sentire con piacere per conto mio. Ovviamente ci sarebbe anche Mortal Skin, Tiziana Terenzi, tutti Stefano Berluca, sono pazzeschi, però li conoscevo già dagli anni prima. Questi qua invece sono tutti nuovi. E diciamo l'ultimo è Sadonaso di Naso Matto. Ovviamente questo profumo qua è pazzesco, cioè questo profumo qua evocativo, eccentrico, satirico, scandaloso. Alcuni hanno definito profumo che sa di mutande sporche, altri di bagni da discoteca. Per me sa di bagno da discoteca, però dopo un po' quell'acidino va via e rimane un profumo molto fiorito, molto piacevole e super distinguibile. E a me piace tantissimo, cioè è qualcosa di pazzesco. Mi piace il concetto che c'è dietro, mi piace qualcuno che osa. E un altro profumo che tra l'altro mi è venuto in mente che purtroppo non ho, ed è il profumo secondo me di quest'anno, è Sogni di Meo Fushun. L'unico profumo che ho sentito quest'anno, che l'ho sentito e mi ha fatto venire la pelle d'oca. Sa di un ricordo del Giappone, una ciotola di riso fumante basmati al vapore. Andatelo a sentire, è pazzesco. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è il vostro profumo del 2023 e ci vediamo al prossimo video. Il link di questi profumi, quelli che trovo, quelli che posso, ve li lascio in descrizione. Ciao ragazzi!